Alessandro Armillotta. Alessandro è il cofondatore e CEO di AdWorld, la piattaforma e app a supporto della campagna delle Nazioni Unite per l'azione individuale sui cambiamenti climatici e la sostenibilità. ActNow. ActWorld è la piattaforma che guida le persone verso una vita migliore e sostenibile, aiutandole ad agire nella lotta alla crisi climatica, con l'obiettivo di educare e sensibilizzare le comunità a realizzare piccole azioni quotidiane sostenibili, collegando gli utenti e le aziende e aiutandoli ad organizzarsi in maniera diversa. Alessandro è un imprenditore nel mondo del tech, dedito all'innovazione e alla sostenibilità. Ha un'esperienza nella comunicazione e nel marketing in ambito web e startup. Ha fondato e diretto diversi progetti di e-commerce a livello internazionale, ottenendo molteplici riconoscimenti come il Netcom Aware e Link Design Award. Dal 2019 si dedica a tempo pieno ad AdWorld, startup che, come dicevamo prima, di cui dicevamo prima, e che è stata vincitrice, fra l'altro, della Zurich Innovation Championship e del premio Impact Now. Beh, diciamo che Act Now suona un po' come un invito, quasi un comando. E allora ascoltiamo da Alessandro che cosa lo ha portato nella sua storia a dirsi Act Now e di quali azioni immediate e lungimiranti abbiamo bisogno adesso. Buonasera a tutti, è un onore per me essere qui e chiudere questa grandissima giornata con voi. Oggi vi parlo di me e di AWorld. AWorld è una startup innovativa di Torino che nasce per creare cultura della sostenibilità. Oggi vi porto anch'io in un viaggio iniziato 5 anni fa negli Stati Uniti, dove ho vissuto per gli ultimi 5 anni tra New York e Los Angeles, dove vi porto subito un motto che a me ha colpito molto, che vi faccio vedere nella prossima slide. Il motto è "There are no passengers on Spaceship Earth, we're all crew". Cosa vuol dire? Se facessimo una similitudine e se vedessimo questo pianeta come una navicella nel suo viaggio, non possiamo permetterci di essere solo passeggeri, ma dobbiamo essere membri attivi dell'equipaggio. Quindi messaggio importante che poi rivedremo alla fine del mio discorso. Nella slide successiva vi parlo un attimo da dove arrivo. Come dicevate poco fa, arrivo dal mondo della moda. Sono un ragazzo normalissimo, nato in Inghilterra ma cresciuto nella provincia di Vercelli. Ho avuto la fortuna di viaggiare grazie all'esperienza che ho avuto creando piattaforme per vendita di prodotti online, dove siamo stati fortunati a lavorare nel mondo della moda. Abbiamo lavorato con i grandissimi esperti e pionieri della moda come Tommy Hilfiger, per esempio, e abbiamo lavorato tra Los Angeles e New York per molti anni con lo scopo di vendere sempre più prodotti. Quindi le aziende ci utilizzavano, ci chiamavano, ci assumevano che siamo molto bravi a vendere. L'ultimo nostro cliente è stato un cliente che ci ha portato in Cina, in Asia, per testare delle tecniche di gamification, quindi come riuscire a vendere sempre più prodotti utilizzando queste strategie che in Asia vengono molto utilizzate, ma qui in Europa e negli Stati Uniti non ancora. Noi accettiamo la sfida, prendiamo e partiamo, andiamo a Shanghai. Lavoriamo con questa azienda nel mondo della fast fashion, quindi dei prodotti venduti a t-shirt, jeans, leggings, a 5 e 10 euro per poterne sempre vendere di più. Quindi entriamo e ci mettiamo al gioco di questa azienda. Subito realizzando però un fattore abbastanza principale che vediamo nella prossima slide, che questo settore, soprattutto il mondo moda, ma soprattutto quello fast fashion, ha un impatto distruttivo sulle persone e sul pianeta. Andai a una delle fabbriche, a visitare una delle fabbriche, e nel nostro settore c'è un sentito dire, quindi si sa che quando si va in queste fabbriche e si chiede esattamente quale sarà il colore di moda l'anno prossimo, perché il mondo della moda è sempre un anno avanti, le persone ti risponderanno: basta vedere il colore del fiume, dicendo che verrà scaricato, tutti i liquidi coloranti verranno poi riversati nel fiume. Effettivamente quello che ho visto era qualcosa di molto simile. Ho visto una situazione sia ambientale che sociale devastante, e quello fu il nostro primo campanello d'allarme. Abbiamo detto: come possiamo noi far parte di un sistema così corrotto? Com'è possibile che io compro una t-shirt qua a Milano e poi c'è un'altra persona dall'altra parte del mondo che la fa e il prezzo da pagare è altissimo?
Ed abbiamo iniziato ad analizzare la società che stiamo creando, quindi una società costruita sul consumismo. Nella prossima slide, analizzando per 1 anno e mezzo quale sia lo stato e la cultura che abbiamo creato, effettivamente abbiamo creato una cultura che non incentiva uno stile di vita sostenibile assolutamente. Viviamo in questo pianeta come se le risorse fossero infinite, quando le risorse sono finite, ed abbiamo creato un sistema orientato a generare profitti a tutti i costi. Questo lo riconosciamo su base quotidiana. E vi porto questo esempio che mi ha colpito tantissimo. In California c'è una caserma dei Vigili del Fuoco a Livermore che ha una lampadina centenaria. È una lampadina a incandescenza accesa da 120 anni che ha all'attivo più di un milione di ore. Quindi una lampadina mai spenta, accesa dal primo giorno, accesa da 1 milione di ore, che ancora oggi è accesa. E sappiamo tutti che la lampadina è stata brevettata da Edison nel 1870 e analizzando, andando un po' più a fondo, ho scoperto che le prime lampadine che sono state create duravano fino a 3500 ore, mentre con l'andare e lo sviluppo è stata abbassata la vita di queste lampadine per farle durare 1 ora e per farle durare 1000 ore, quindi venderne molti di più. Quindi abbiamo ridotto la vita di un prodotto che durava già abbastanza per poterne vendere sempre di più. E questa è una cosa che proprio non mi ha fatto dormire la notte. Nella prossima slide, quindi, mi sono chiesto qual è il vero prezzo delle cose, cioè qual è il prezzo ambientale e sociale che paghiamo per ogni prodotto. Effettivamente viviamo in un mondo in cui un albero, da un punto di vista finanziario, vale più da morto che da vivo. Pensiamo agli animali, per esempio, pensiamo alle zanne di un elefante. Le zanne di un elefante valgono di più dell'animale in sé. E finché la nostra economia è così e non cambierà, non ci saranno regole che salvaguardiano il pianeta, lasceremo sicuramente un mondo peggiore per le generazioni future. E quindi c'era da fare dei ragionamenti. Nella prossima slide vi racconto di riflessioni che ho fatto dentro di me. Effettivamente qualcosa si è fermato. Io facevo parte di un sistema corrotto che cercava di vendere prodotti a tutti i costi e ho iniziato ad esplorare. Ho esplorato dentro di me, ho cercato di fare un'analisi, autoanalizzarmi, un'analisi anche molto intima, ho cercato di capire anche quale sia il nostro ruolo d'oggi, se siamo veramente consapevoli che quello che stiamo facendo a noi stessi e sul pianeta su base quotidiana. Effettivamente forse non ce lo ricordiamo mai abbastanza. Perché non riusciamo a guardare al di là di quelli che sono i nostri orizzonti? Facciamo parte di uno schema così grande, interconnesso, universale, che è perfetto se ci pensiamo bene. È un ecosistema equilibrato. Perché effettivamente questo pianeta, se dobbiamo dircelo, esisteva da milioni di anni prima che arrivassimo noi su questo pianeta, e non si tratta solo di salvare il pianeta, si tratta di salvare noi stessi e la nostra specie. Ci dimentichiamo anche delle meraviglie di questo pianeta. Effettivamente viviamo su una crosta terrestre molto fine, siamo talmente vicini al Sole per scaldarci, ma troppo lontani, ma abbastanza lontani per non bruciarci. E secondo me questa è sempre una cosa spettacolare che voglio ricordare. E così, ricercando e praticando, la mia vita poco a poco è cambiata e mi sono dato delle priorità e mi sono messo poi in gioco con me stesso, con i ragazzi che lavoravano con me e tutta l'azienda. La mia vita ha cambiato direzione, ho iniziato a appassionarmi anche ai temi della sostenibilità, al mondo della mente e perché noi ci comportiamo in questa maniera. Nella prossima slide vi porto un attimo lo studio di quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni. Effettivamente abbiamo studiato che le persone sono desiderose di informarsi di più sui temi sostenibilità, ma non sanno dove agire, non sanno da dove iniziare. Le persone si sentono in dovere di agire, che è molto importante. La sostenibilità viene comunicata anche come un tema complicato. Parliamo di gigatons, per esempio. Non tutti sanno che cos'è un greenhouse gases. Le persone si sentono sole, ok, magari io faccio il primo step, ma se lo faccio solo io non ha importanza, e soprattutto le persone non riescono a valutare l'impatto delle proprie azioni, che è una cosa a cui abbiamo cercato di risolvere. Nella prossima slide, quindi, mi chiedo, e ci chiediamo su base quotidiana, ma le nostre azioni contano come individui? E io vi rispondo, ma certo che sì, perché facciamo centinaia di scelte ogni giorno, utilizziamo prodotti e servizi che hanno un impatto o meno sul pianeta, e questo va ricordato su base quotidiana. C'è un altro fattore che è ancora più grave, secondo me, che vi racconto nella prossima slide, che si chiama il disimpegno morale. Come riusciamo a non sentirci in colpa. Abbiamo fatto uno studio, e questo ci è stato raccontato da una professoressa ricercatrice, Marinella Pacello, dell'Università di Nettuno,
dove abbiamo scoperto che il disimpegno morale riguarda la difficoltà di assumersi la responsabilità delle proprie azioni quando si contravviene una norma o un valore. Quindi cosa vuol dire? Sappiamo cosa è giusto, sappiamo qual è la scelta giusta da fare, ma non sempre la facciamo. E perché non la facciamo? Perché siamo esseri abitudinari. Quindi cambiare comporta tempo, comporta energie, ci vuole uno sforzo cognitivo, bisogna pianificarlo. E vi porto altri due esempi molto semplici. La prima volta che andiamo a scuola scegliamo un banco, tendiamo sempre a rimanere su quel banco lì. O quando si va in palestra scegliamo un armadietto, cerchiamo sempre di tornare in quell'armadietto lì. È il nostro modo di essere e siamo così. Ed è molto più semplice comportarsi come si comportano gli altri ad adattarsi ai comportamenti delle altre persone. E qui entra in gioco forse quello che stiamo cercando di fare. Nella prossima slide vi parlo di un viaggio sempre a New York, dove abbiamo avuto la fortuna di conoscere le Nazioni Unite e direttamente il segretariato di New York, dove noi, piccola startup, abbiamo avuto accesso e parlato un po' della nostra visione, parlato un po' del mondo da cui arrivavamo, e abbiamo deciso di rimetterci in gioco e provare a creare qualcosa che potesse guidare le persone sui temi di sostenibilità, utilizzare la tecnologia per il bene. Abbiamo poi scoperto i 17 goal di obiettivi di sviluppo sostenibile nella prossima slide, che come dicevate già prima sono il framework universale per la sostenibilità nel mondo, utilizzata da nazioni, aziende e istituzioni. 17 goal che sono tutti interconnessi tra loro. Analizzata la situazione, quindi arrivando da un background puramente tech, abbiamo deciso di provare a creare un prodotto che potesse guidare le persone sui temi sostenibilità, utilizzando quelle famose tecniche di gamification che abbiamo imparato ad utilizzare durante il viaggio in Cina, non più per vendere prodotti, ma per vendere educazione, quindi per promuovere l'educazione. Nella prossima slide, da qui nasce A-World, l'app che suggerisce azioni per la sostenibilità e ne misura l'impatto. Quindi uno strumento che utilizza tecniche di gamification per educare, fare engagement con le persone e misurare l'impatto per un motivo ben preciso, far vedere qual è il tuo impatto, qual è il tuo, con il tuo stile di vita. Quest'app poi è piaciuta alle Nazioni Unite, a cui abbiamo raccontato, e siamo stati selezionati come l'unica app al mondo per raccontare i temi sostenibilità. Quindi l'app ha cambiato nome, da A-World è diventata A-World in Support of Act Now, la campagna contro climate change a favore delle azioni individuali di Nazioni Unite, la campagna principale di questa Decade of Action, dove insieme alle Nazioni Unite raccontiamo e coinvolgiamo le persone in questo cambiamento. App che a loro è piaciuta così tanto che hanno messo sulla loro homepage e sulla pagina dei Sustainable Development Goal. Quindi pensate che responsabilità anche per una startup piccola come la nostra, dove gli obiettivi sono quelli di creare cultura della sostenibilità e consapevolezza su questi temi, consapevolezza delle proprie azioni, comunicare i Sustainable Development Goal all'interno e alle persone, creare valore condiviso, ma è più necessario come oggi, e creare una cittadinanza attiva, quindi che è quello di cui abbiamo assolutamente bisogno. C'è una parola che poi accomuna forse tutto questo viaggio che abbiamo intrapreso, che vedremo nella prossima slide, e si chiama universalismo. E mi rendo conto che è una cosa molto molto alta rispetto ai temi che tratto di solito, essendo anche una piccola startup, ma mi impressiona parlarne, in quanto ogni essere vivente ha la stessa importanza del tutto, cioè, nel senso, nell'ottica della cultura dell'universalismo, l'uomo non cerca l'affermazione di se stesso o delle proprie ideologie, ma cerca la sintonia tra le parti, nel rispetto degli altri, relazionarsi armonicamente con gli altri popoli, il suo simile, gli animali e ogni essere vivente con il quale condivide la stessa casa, il nostro pianeta. Quindi dipinge un mosaico di tessere assemblate armonicamente che concorrono a dar vita a un'immagine d'insieme. Ed è per me una cosa affascinante, molto affascinante. Sempre andando poi verso la chiusura, vi parlo poi di una messa a terra di questo universalismo che ho visto poco fa. Arriviamo da 2 settimane dalla COP, siamo stati a Glasgow per le 2 settimane con Nazioni Unite, e a ricordarci proprio che siamo parte di un ecosistema interconnesso è stata proprio la stessa COP. Le persone che sono scese in piazza per le strade per una giustizia poi, quella climatica, perché ricordiamoci che climate change vuol dire anche disuguaglianza. Disuguaglianza perché gli sviluppi che hanno portato i benefici al nostro paese, i nostri paesi, quelli più ricchi, hanno un impatto sproporzionato sulle popolazioni più povere e i paesi in via di sviluppo. E questo proprio con l'universalismo non va d'accordo.
Le vittime spesso sono i popoli più deboli e il climate change, si sa, impatta donne e bambini in in modo più ampio. E se parlando di questo, però, non può esserci un futuro se non equo e sostenibile. È mai più vero il titolo che abbiamo dato oggi a questa parte di panel, vita tua, vita mea, cioè siamo in questo cambiamento insieme. E proprio a fronte di questo, quindi, ricordo quello che ha detto Patrizio poco fa all'inizio della giornata, noi siamo artefici della nostra storia, nella prossima slide. E quindi voglio ricordare che questa è la più grande sfida che l'umanità dovrà affrontare da quando esiste sul pianeta Terra, perché siamo in questo pianeta insieme ed è un problema di tutti. Torno quindi alla domanda principale, alla prima slide che vi ho proposto, e quindi vi chiedo, ma quindi voi siete passenger o siete crew? Siete passeggeri o siete equipaggio attivo, membri attivi di questo movimento? E con questo vi ringrazio. Grazie, grazie Alessandro del contributo.